Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il GPRC LinkFlow Dual Band TX, modulo Express LRS a 915 MHz 2.4 GHz, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Il modulo arriva in questa scatola che protegge bene il contenuto, vediamo subito cosa troviamo al suo interno. All'interno della confezione abbiamo il modulo, un'antenna, dei cavetti e una griglia per la ventola. Inoltre abbiamo un manuale di istruzioni e dei biglietti da visita GPRC. Per quanto riguarda questo cavetto si tratta di un GH 1.25 e serve per la connessione con radio senza lo slot per i moduli esterni. Tuttavia per le radio che usiamo di solito per FPV non serve, infatti FrSky, Jumper e Radio Master hanno sempre uno slot per i moduli esterni. La griglia per la ventola serve per non far entrare la polvere all'interno del modulo, io direi di inserirla subito. L'antenna è di tipo dual band, possiamo notare l'elemento a 2.4 GHz nella parte superiore e quella a 915 MHz nella parte inferiore. Il manuale di istruzioni è molto dettagliato e comprende sia le specifiche sia le indicazioni per il setup. Il modulo GPRC LinkFlow si presenta come un modulo esterno Express LRS dual band, capace di operare sia sulla frequenza 900 MHz che a quella 2.4 GHz. Questo è reso possibile dal nuovo chip LR1121 che è in grado di funzionare con un ampio range di frequenze, che coprono appunto anche la 900 MHz e la 2.4 GHz. La frequenza andrà scelta tramite l'UA script, più avanti vedremo come fare. La potenza massima del modulo è di 1 W e il refresh rate copre tutte le frequenze classiche di Express LRS, da 50 a 1000 Hz. Per quanto riguarda il modulo, come possiamo notare, nella parte anteriore è presente la ventola di raffreddamento che integra dei LED RGB. Nella parte inferiore del modulo abbiamo un connettore USB-C, un XT30 e un GH 1.25. La porta USB-C serve per l'aggiornamento firmware del modulo, tuttavia possiamo aggiornarlo anche tramite Wi-Fi visto che LinkFlow può essere aggiornato pure in questo modo. Il connettore XT30 serve per dare alimentazione ausiliaria ed è ideale in caso di utilizzo molto prolungato del modulo ad alte potenze. Le batterie supportate vanno da 2 a 6 celle. Infine il connettore GH 1.25, come abbiamo visto prima, serve per quelle radio sprovviste di alloggio per i moduli esterni, da usare col cavetto fornito in dotazione. Il connettore per l'antenna è di tipo SMA. Il GPRC LinkFlow dispone di un chip aggiuntivo SP32 che serve per la funzionalità backpack, che tra le altre cose ci consente di comunicare con i moduli VRX. A questo punto passiamo all'aggiornamento firmware, questa fase è importante in quanto possiamo impostare la nostra password per il bind in modo da poterci collegare ai nostri modelli. Io userò il metodo tramite cavo USB, se volete aggiornare tramite Wi-Fi trovate in descrizione il mio tutorial su come fare. Quando aggiornate il modulo ricordate di inserire l'antenna, altrimenti potreste danneggiarlo in modo irreversibile. Iniziamo scaricando l'Express LRS Configurator che troviamo in questa pagina GitHub, vi lascio il link in descrizione. Una volta scaricato e installato il configuratore, in questo punto scegliamo l'ultima versione disponibile. In Target scegliamo GPRC Dual Band. In Device scegliamo GPRC LinkFlow 900-2400 Dual Band TX. Come metodo per il flash selezioniamo UART. Clicchiamo qui per scaricare il Lua script, vi ricordo che se installate la versione 4.0 superiore dovete riscaricare il Lua perché quello delle versioni 3 non funziona con le versioni 4. Nelle opzioni potete lasciare anche tutto così come lo vedete, al limite modificate giusto quello che vi serve. In questo punto è molto importante mettere la nostra password per il bind, che deve essere la stessa che andrete a utilizzare su tutte le vostre riceventi. Ora posso cliccare su Flash. Perfetto, aggiornamento completato. A questo punto possiamo configurare il modulo con il Lua script che abbiamo scaricato prima. Qui sulla destra ho la microSD della mia radio. Apriamo la cartella Scripts, poi quella Tools. Adesso copiamo al suo interno il file Lua.
Molto bene, posso fare rimozione sicura dell'hardware e inserire nuovamente la micro SD sulla Taranis. Passiamo alla configurazione del modulo LinkFlow, andiamo nel menu Sistema, poi clicchiamo Express LRS. Qui scegliamo se usare o la 915 MHz o la 2.4 GHz. Packet rate scegliamo quello che sia adatto meglio al nostro tipo di volo, vi ricordo che un packet rate basso è adatto per il long range, mentre uno alto va bene per il racing. Per freestyle un packet rate medio di 250 Hz può andare bene. Telemetria impostate sempre standard, il sistema sceglierà la più adatta in base al refresh in uso. Switch mode mettete hybrid, link mode normal e model match off. Come potenza potete impostare 250 mW che va benissimo per la stragrande maggioranza dei casi. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e possiamo dire che il modulo GPRC si presenta ben realizzato e ricco di funzionalità, con il supporto ufficiale di Express LRS. La qualità costruttiva è molto buona e si ha subito la sensazione di avere un prodotto ben rifinito. La potenza di 1 watt, sebbene non strettamente necessaria, è quella che ci si aspetta quando si compra un modulo Express LRS esterno. La caratteristica dual band è ideale per quei piloti che utilizzano modelli a 900 MHz per long range e 2.4 GHz per racing e freestyle. In questo modo si può tenere solo un modulo sempre inserito invece di doverlo cambiare a seconda della frequenza utilizzata. In conclusione, se cercate un modulo Express LRS dual band per il vostro radiocomando, il GPRC LinkFlow è sicuramente una scelta solida e ben supportata. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.